Sopravvivere ed eccellere in un ruolo di responsabilità in azienda oggi è una vera sfida, ma abbiamo dentro di noi tutti gli strumenti per vincerla. Sono semplici, accessibili e soprattutto coinvolgono il corpo. Io sono Alessia Tanzi, sono consulente in strategia aziendale, insegnante di Kundalini Yoga come insegnato da Yogi Bhajan, yoga coach e neurotrainer. E ho preparato questo video proprio per raccontare che cosa può fare lo yoga per un manager o per chi lavora in azienda. Quando lavoro con i gruppi di dirigenti, mi parlano per lo più di ansia o stanchezza legate a un carico eccessivo di attività, di responsabilità, oppure di stress perché trovano i processi decisionali troppo lunghi o complessi o a volte anche inconcludenti, oppure semplicemente di frustrazione perché hanno l'impressione di non trasmettere nel modo giusto le loro idee in azienda. Forse anche tu ti confronti quotidianamente con questo tipo di difficoltà. Non c'è da stupirsi. In Italia c'è meno di un dirigente per ogni 100 dipendenti, mentre per esempio in Inghilterra ce ne sono 5. Il turnover è in continua crescita e 6 dirigenti su 10 che escono dal contratto non lo fanno per loro scelta. È evidente che l'epoca che stiamo vivendo è molto diversa anche solo rispetto a 15 anni fa. Siamo passati in maniera veloce e radicale da un'epoca fondata sulle gerarchie, le regole e le istituzioni come punti di riferimento chiari, a un'epoca invece dove tutto cambia ad una velocità enorme, tutto è più fluido e l'individuo è più centrale. Forse hai l'impressione continuamente, ogni giorno, di giocarti una partita con regole del gioco che sono confuse e che in più cambiano in maniera inaspettata. Quest'epoca ci può dare anche delle opportunità di azione e di scelta veramente vastissime. E questo da un lato ci può dare un grande senso di libertà, di opportunità, dall'altro lato può generare paura e confusione. A maggior ragione in azienda, che veramente ogni tanto è come se fosse un microcosmo dove viviamo in maniera amplificata, intensificata questi fenomeni. Insomma, l'intelletto, le competenze, l'esperienza professionale sono sempre molto importanti, ma non sono più sufficienti. Oggi devi allenare delle competenze che un tempo avremmo definito soft, oppure considerato semplicemente nice to have. Immagina di essere in grado di gestire tutti i giorni consapevolmente la tua energia e per cui di averne sempre a disposizione a sufficienza per raggiungere i tuoi obiettivi. Immagina di avere chiare le tue mete e di perseguirle naturalmente con decisione. Immagina di essere in grado, con facilità, di prenderti degli impegni e di seguire una disciplina. Immagina di agire ed esprimerti in maniera decisa e in accordo con i tuoi valori. Immagina di essere consapevole che tutto quello che vivi è tua responsabilità. Immagina di avere un'intuizione forte e di utilizzarla regolarmente per prendere le decisioni. Immagina di gestire il tuo ruolo con creatività e di esprimere le tue idee facendo leva sul tuo carisma. Pensa come sarebbe forte il tuo impatto personale e ampia la tua libertà di scelta. Per essere un manager eccellente in questa nuova epoca, è importante allenare 3 principali competenze, 3 principali abilità. La gestione consapevole dell'energia, un'intuizione sviluppata e accessibile e il controllo soggettivo su pensieri, azioni e proiezioni mentali. Lo yoga a questo proposito ci ha lasciato in eredità degli strumenti veramente utili proprio per andare ad allenare queste competenze e paradossalmente sono degli strumenti che non sono mai stati così attuali. In particolare il Kundalini Yoga, perché fra tutti è quello che è stato creato già originariamente non per asceti, ma per persone che avevano una vita molto attiva. Per esempio al tempo regnanti, guerrieri o personaggi pubblici. Sono strumenti molto preziosi che io personalmente ho avuto la fortuna di incontrare circa 10 anni fa, che ho inserito nella mia quotidianità, nella mia professione, ne ho sperimentato i risultati e per cui ho deciso di trasmetterne una selezione in azienda attraverso il progetto Yoga Coaching. Sono strumenti, sono esercizi molto semplici, però che fanno appello a una tecnologia talmente precisa, talmente sottile e talmente scientifica che va ad avere un impatto concreto e immediato sul sistema nervoso e sul sistema endocrino, per cui di conseguenza sul mentale, sui comportamenti, sui risultati. E sono esercizi talmente potenti che bastano 3-5 minuti al giorno di pratica per avere già dei risultati. E i risultati possono arrivare già dopo 10 giorni, un mese.
Questo è soggettivo, però molto velocemente. Facciamo adesso un esempio pratico. Facciamo una respirazione apparentemente molto banale che utilizza l'apnea a polmoni pieni. Per cui siediti comodamente su una sedia con la schiena dritta e le spalle rilassate, lo sterno leggermente rivolto verso il mento. E facciamo questa respirazione. Inspira profondamente dal naso e poi trattieni il respiro a polmoni pieni per un tempo che ti risulta confortevole. Possono essere 5 secondi, 10 secondi, 30 secondi, a seconda della tua capacità polmonare. L'importante è che non entri in stress. Per cui nel momento in cui ti sembra di avere finito la fase di apnea a polmoni pieni, a quel punto espira sempre profondamente e sempre dal naso. Fai attenzione che il respiro parta dall'addome perché sia completo. Fai qualche ripetizione, continua pure a ripeterlo a ripetere la respirazione mentre io parlo. Un gesto così semplice ti può aiutare a resettare completamente tutto il suo sistema nervoso autonomo. Perché è come se il corpo entrasse in una modalità di sopravvivenza e riorganizzasse tutte le sue risorse per affrontare al meglio la situazione. Abbiamo preparato 3 video con altri tanti esercizi che vanno ad allenare proprio quelle facoltà di cui parlavamo prima, per cui energia, intuizione e controllo della mente. Se ti interessano, sono scaricabili dal nostro sito. Io ho terminato questa breve introduzione, spero di averti dato degli spunti utili e ti ringrazio e ti auguro buona pratica.